tempo fa in un video ho presentato quello che secondo me è il modo migliore per proteggere in maniera gratuita i nostri computer. In particolare avevo presentato l'abbinamento tra Microsoft Defender, che sarebbe il nuovo Windows Defender, e Malwarebytes Anti-Malware nella versione anch'essa gratuita per gestire quelle che possiamo definire le scansioni on demand. Quello che però mi è stato anche giustamente eccepito è che Microsoft Defender presenta molto poco margine di manovra per l'utente finale, a differenza degli antivirus tradizionali che hanno molte più opzioni. A dire la verità, queste opzioni ci sono anche in Microsoft Defender, ma sono in un certo senso nascoste sotto il cofano e quindi non è alla portata dell'utente normale avervi accesso e poterle modificare in base a quelle che sono le sue esigenze e soprattutto in base a quello che è il suo stile. Esiste tuttavia un programmino gratuito che ci consente di fare tutto questo in maniera molto semplice. Andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Prima di cominciare devo ammettere di essere stato alcune volte critico nei confronti di questo programma che sto per presentarti, ma questo non per il programma in sé, quanto per un uso errato che ho visto fare di questo software a volte da parte dei miei clienti, che porta o ad un rallentamento del computer oppure ad un eccessivo abbassamento delle difese del sistema. Quello che voglio farti vedere oggi è la maniera più corretta, in base a quelle che sono le tue esigenze, di utilizzarlo per configurare Microsoft Defender e proteggere al meglio il tuo computer senza per questo penalizzarne la velocità. Andiamo a vedere come scaricarlo. La prima cosa da fare, come sempre, è aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andare a digitare Defender UI. Effettuiamo la ricerca e, come sempre, il primo risultato è quello che ci interessa, cioè quello relativo al sito defenderui.com. Clicchiamoci su. È molto facile capire quello che dobbiamo fare nella pagina che si apre, e cioè cliccare sul pulsante che dice Download Free. Attendiamo il termine del caricamento, che dura, come vedi, solo pochi secondi. Dopodiché potremo fare semplicemente un doppio clic su install-defender-ui.exe, accettare che vengano apportate modifiche al sistema e nel frattempo chiudere il browser. Nella schermata che ci si presenta cliccheremo su Next, quindi andiamo a cliccare su I accept per accettare i termini di licenza e clicchiamo nuovamente su Next. Al termine dell'installazione la finestra si chiude da sola, compare sul desktop l'icona di Defender UI e la finestra di Benvenuto a Defender UI si apre automaticamente. La prima cosa che notiamo è che abbiamo a disposizione anche la lingua italiana, quindi clicchiamo su questa frecciolina e selezioniamo la lingua italiana. Quello che possiamo notare adesso è che abbiamo a disposizione 4 profili semplificati per iniziare. Il primo profilo che vediamo è quello consigliato, che, come è agevole intuire, è quello che suggeriscono di usare gli sviluppatori di Defender UI. Il profilo consigliato è quello naturalmente anche più adatto ai neofiti, che consente di gestire in maniera praticamente automatica le impostazioni ottimizzate di Microsoft Defender. Se invece vogliamo esercitare un maggior controllo venendo interpellati dal nostro antivirus nel momento in cui si dovesse verificare qualche problema, senza per questo rinunciare alla sicurezza, potremo scegliere il profilo
profilo interattivo. La differenza tra i due è semplicemente che, appunto, nel momento in cui ci dovessero essere problemi, ci comparirà una finestra che ci invita a scegliere quella che può essere l'opzione più appropriata alla situazione. Pensiamo ad esempio al caso in cui prendiamo dei software che servono per leggere i product key di Windows. Questi software spesso sono visti come virus e verrebbero intercettati e eliminati automaticamente se utilizzassimo il profilo consigliato. Con il profilo interattivo, a patto di sapere quello che stiamo facendo, nel momento in cui ci viene proposta la scelta potremo capire che sta cancellando un programma che invece a noi è utile e quindi di conseguenza decidere di tenerlo. Il terzo profilo invece è il profilo aggressivo, quello che offre la massima protezione del nostro sistema. Però attenzione ad un aspetto. La massima protezione del sistema significa anche un uso molto maggiore delle nostre risorse, quindi andremo ad impegnare molto di più il processore e anche un pochino la RAM e il computer risulterà rallentato da questo utilizzo aggressivo. Infine abbiamo il profilo cosiddetto predefinito. Il profilo predefinito è quello che propone Microsoft di base e che sostanzialmente non apporta di fatto nessuna modifica al sistema. Il mio consiglio a questo punto è di scegliere tra i primi due profili. Se sei poco pratico e vuoi andare sul sicuro, ti basterà scegliere il profilo consigliato, il primo. Se invece vorrai un pochino più di controllo e sei un utente più avanzato, sceglierai, come farò io, il profilo interattivo. Per scegliere un profilo basterà farci clic sopra. Si aprirà a questo punto una piccola spiegazione del funzionamento di Defender UI che potremo tranquillamente chiudere cliccando sulla X. E finalmente eccoci nella finestra principale. Quello che possiamo gestire qui è suddiviso sostanzialmente in 4 box principali. Il box tempo reale ci consente di disattivare temporaneamente, almeno ti consiglio di farlo solo temporaneamente, la protezione in tempo reale, piuttosto che la protezione fornita dal cloud, oppure disabilitare, qualora se ne presentasse l'esigenza, il Windows Firewall. Nel secondo box, il box relativo alla scansione, abbiamo la possibilità di effettuare una scansione on demand del sistema, cliccando dapprima su questa frecciolina che ci consente di scegliere tra una scansione rapida, una scansione completa, una scansione personalizzata oppure una scansione offline. Dopo aver scelto il tipo di scansione che vogliamo fare, si avvierà automaticamente il processo di controllo del sistema che potremo, volendo, annullare naturalmente premendo su questo pulsante. Attendiamo l'annullamento della scansione, chiudiamo il box e veniamo riportati alla situazione precedente. Quello che possiamo fare è aggiornare inoltre le firme, cioè le definizioni dei virus. Insomma, sostanzialmente aggiornare manualmente Microsoft Defender, operazione che, te lo premetto, durerebbe alcuni secondi se facessi clic su aggiorna le firme. Possiamo infine, e questo si fa molto raramente, ripristinare un database precedente. Cliccando su ripristina le firme annulleremo l'ultimo aggiornamento. Abbiamo quindi il box utilità. Il box utilità ci consente soprattutto di gestire le esclusioni. Se quindi ci sono dei file o delle cartelle che noi non vogliamo che vengano verificate dal nostro antivirus perché contengono dei file che risulterebbero in dei falsi positivi, ci basterà aggiungere una esclusione individuando se si tratta di un file o di una cartella o addirittura escludere un intero tipo di file, ad esempio tutti i file.exe oppure un determinato processo.
Abbiamo infine la possibilità di intervenire addirittura sulle ASR. Le ASR, che significa Attack Surface Reduction, sono sostanzialmente degli interventi che Microsoft Defender fa su determinati processi di sistema, ma questo direi che possiamo lasciarlo agli utenti avanzatissimi. Quello che ci consente di fare inoltre questo box è di gestire la cronologia di protezione e la quarantena, quindi andare a vedere se in quarantena ci sono dei file che sono stati rimossi da Defender per poterli eventualmente eliminare definitivamente oppure ripristinare nel caso che fossero dei file che ci serve mantenere. Ancora potremo andare a cancellare e riparare la cronologia di protezione. Questo si fa in casi molto particolari in cui ci fossero dei problemi con Windows Defender e richiederebbe comunque il riavvio del sistema. Sul lato destro invece abbiamo il registro di sicurezza di Defender che ci mostra tutte le ultime attività di Windows Defender. In questo caso il mio box risulta vuoto. Possiamo aprire la sicurezza di Windows cliccando in questo punto, che ci consente di verificare che tutti quanti gli aspetti della sicurezza siano regolarmente attivi. Ancora possiamo gestire direttamente di qui i Windows Update o andare ad aprire molto comodamente il pannello di controllo. Nell'ultimo box di questa finestra possiamo scegliere se avviare Defender UI direttamente con Windows e se utilizzare, come io sto facendo perché ormai sai che sono un fan della modalità oscura, appunto quest'ultima. Qualora invece tu desiderassi avere la modalità chiara, eccola qui, ti basta intervenire su questo pulsante. L'ultima voce infine potremmo definirla una voce commerciale, infatti qualora andassi ad attivarla ti proporrebbe l'acquisto di un software che si chiama CyberLock, che è un software deputato alla sicurezza del computer. E possiamo passare a questo punto al menu base. Non ti illustrerò tutte quante le opzioni di questo menu, ma alcune meritano una particolare attenzione. In particolar modo l'accesso controllato alle cartelle, che ci consente la protezione dai ransomware, cioè quei famosissimi malware che crittografano, sequestrano tutti i nostri documenti, immagini, file personali e ci chiedono un riscatto per poterle riottenere. Sarebbe molto facile consigliarti di attivare questa protezione ransomware, tuttavia io ti consiglierei di lasciarla disattivata. Perché andare a proteggere le cartelle con questa opzione rallenterebbe sensibilmente l'utilizzo della nostra macchina e in particolar modo su macchine più lente avrebbe un impatto catastrofico, ed è proprio a questo tra l'altro che alludevo nel momento in cui ti ho detto che è possibile fare anche dei danni utilizzando in maniera sbagliata questa interfaccia. Possiamo lasciare anche tutte le altre impostazioni come si trovano e in particolar modo puoi decidere se inviare o meno campioni dei tuoi file infetti a Microsoft. Naturalmente questo invio è anonimo, ma se volessi ulteriormente tutelare la tua privacy potresti decidere di disattivare questa opzione. Il mio consiglio infine è di lasciare tutte quante le altre opzioni esattamente come le trovi impostate, anche perché questa è una scelta che abbiamo già fatto nel momento in cui siamo andati proprio all'inizio a selezionare il profilo che intendevamo applicare per la protezione del nostro computer. E passiamo alla scheda avanzato. Anche in questo caso, a meno che tu non sappia esattamente cosa stai andando a modificare, ti suggerisco di lasciare così come sono tutte queste opzioni.
vediamo che comunque possiamo decidere di non effettuare ad esempio la scansione delle email disattivando la relativa voce, così come possiamo decidere di evitare di effettuare la scansione di tutti quanti i file che vengono scaricati e di tutti quanti gli allegati di posta elettronica, cosa che naturalmente non ti consiglio di disattivare. Possiamo effettuare la scansione degli script mentre navighiamo in internet, la scansione degli archivi, ovvero dei file compressi, la scansione delle unità rimovibili, ovvero i pendrive oppure gli hard disk esterni che andiamo a collegare al computer, la scansione dei file presenti su computer nella nostra stessa rete ma che vanno ad interagire anche con il nostro computer, e la scansione delle unità di rete mappate nel caso in cui tu ti trovi ad esempio in una rete locale in cui ci sono delle unità esterne a cui effettui l'accesso, ad esempio nel caso in cui tu abbia un server. Quello che possiamo naturalmente lasciare disattivato è il calcolo dell'hash del file e soprattutto la bassa priorità della CPU, che ha a che fare direttamente con la voce successiva, cioè l'utilizzo medio della CPU durante la scansione. Detto in parole semplici, premesso che non ti consiglio di toccare anche questa voce, noi possiamo decidere di attribuire più potenza di elaborazione alla scansione aumentando l'utilizzo della CPU e quindi velocizzando la scansione ma andando a discapito della velocità generale del computer, oppure viceversa di abbassarla e in questo caso la scansione avverrà in un tempo più lento ma il computer sarà più prestante. Quindi nel caso di macchine poco performanti può essere ipotizzato di diminuire l'utilizzo della CPU durante la scansione in modo da velocizzarle leggermente. Quest'altra voce invece riguarda l'intervallo di aggiornamento delle firme, ovvero ogni quanto tempo Windows Defender deve cercare di aggiornarsi online. Non sarà invece possibile, come vedi anche cliccandoci su, modificare queste ultime 4 voci. Andiamo alle regole ASR. Come ho spiegato prima, le regole ASR servono tecnicamente, si dice, a ridurre la superficie di attacco, cioè a presentare meno punti esposti del computer all'esterno in modo che possiamo essere attaccati in diverso modo, da virus, malware, ransomware e quant'altro. Il mio consiglio è di non toccare assolutamente nulla di cui non sei più che certo. Quello che puoi eventualmente cambiare è qui, nel momento in cui ti si dice avvertire, perché il profilo che io ho scelto è un profilo interattivo, quindi vengo avvertito appunto di ogni minaccia nel momento in cui si va a presentare, e di lasciarli ad esempio su on, in modo da risolvere automaticamente il problema qualora si presentasse. Infine, l'ultima scheda è Defender Guard. Defender Guard riguarda la Microsoft Defender Application Guard, che sostanzialmente altro non è se non un complesso sistema di strategie che Microsoft mette in atto per impedire attacchi esterni. Questo spiegato nella maniera più semplice possibile. In ogni caso, da qui possiamo decidere di disattivare, cosa che non c'è motivo di fare tranne casi particolarissimi, Defender Guard, oppure il cloud di Defender Guard, oppure il firewall di Defender Guard, e più in basso potremo decidere in quanto tempo deve essere effettuata, qualora venissero disattivati, la riattivazione automatica di queste 3 voci, scegliendole singolarmente. Qualora infine avessimo fatto qualche impostazione che ci ha creato problemi, una cosa importantissima da ricordare è che possiamo cliccare su questa voce profilo personalizzato e andare a riapplicare il profilo predefinito, cioè quello base di Windows, piuttosto che il profilo raccomandato oppure quello interattivo che, ti ricordo, è quello che avevo scelto io. Attenzione, la prudenza non è mai troppa. Quindi il mio consiglio è quello sicuramente di utilizzare Defender UI, ma di farlo con criterio.
Come ho ripetuto tante volte nel video, è importante non andare a toccare nessuna delle opzioni di cui non sei assolutamente certo. La maniera migliore e più sicura di usare questo programma è naturalmente quella di scegliere una delle prime due opzioni di configurazione che impostano tutto quanto al meglio e la cui unica differenza è l'interazione dell'utente o meno. Se hai dei dubbi, ti ripeto, utilizza il primo profilo e vedrai che non avrai mai problemi. Purtroppo però, andando a toccare impostazioni di cui non siamo certi, nel migliore dei casi andremo probabilmente a rallentare il nostro computer, ma nel peggiore dei casi rischieremmo di creare delle falle di sicurezza che sinceramente ci possiamo tranquillamente risparmiare. Quindi, nell'augurarti buona sicurezza, a me anche quest'oggi non resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.